C'è una sensazione molto diffusa oggi, una sensazione sottile che molte persone portano con sé quasi ogni giorno, quella di essere un po' indietro nella vita, indietro nel lavoro, indietro nei risultati, indietro nelle relazioni, indietro rispetto a qualcosa che sembra sempre accadere altrove. È una sensazione difficile da spiegare, ma molto facile da riconoscere. Magari succede anche a te, è sera, hai qualche minuto libero. Prendi il telefono e inizi a scorrere una storia dopo l'altra. Qualcuno ha cambiato lavoro, qualcun altro è partito per un viaggio, un amico ha comprato casa, un altro racconta un nuovo progetto, una nuova opportunità oppure un nuovo successo. Non c'è nulla di sbagliato in tutto questo, ovviamente, sono semplicemente frammenti di vita condivisi. Eppure, mentre scorri, qualcosa dentro te cambia lentamente e senza accorgertene inizi a confrontare. Non è un confronto dichiarato, non è qualcosa che fai intenzionalmente. È quasi un riflesso automatico. Guardi la vita degli altri e nello stesso momento una domanda silenziosa inizia a formarsi dentro di te. E io a che punto sono? A volte quella domanda non ha nemmeno parole, è solo una sensazione, una piccola tensione potremmo dire, come se la tua vita, con i suoi tempi normali, con le sue giornate imperfette, sembrasse improvvisamente meno interessante di quella che stai osservando sullo schermo. Ed è curioso perché fino a pochi minuti prima stavi semplicemente vivendo la tua giornata. Magari avevi lavorato, parlato con qualcuno, fatto una passeggiata, cucinato qualcosa. Una vita normale, insomma, fatta di piccoli momenti. Ma quando inizi a osservare le vite raccontate degli altri, quei momenti iniziano a perdere valore. La mente fa una cosa molto semplice e molto pericolosa allo stesso tempo. Trasforma frammenti isolati in una narrazione completa. Vedi il momento migliore di qualcuno e senza accorgertene lo confronti con l'insieme della tua vita. Così nasce quella pressione invisibile che molte persone sentono ogni giorno. La pressione di dover essere da qualche altra parte, di dover ottenere qualcosa più in fretta, di dover dimostrare che la propria vita sta andando nella direzione giusta. E piano piano compare quella sensazione familiare, ovvero essere in ritardo. Il ritardo rispetto a chi ha raggiunto già qualcosa, il ritardo rispetto a chi sembra avere le idee più chiare, il ritardo rispetto a una specie di calendario invisibile che nessuno ha davvero scritto, ma che tutti sembrano seguire. Eppure, se ti fermi un momento a osservare questa sensazione, potresti accorgerti di qualcosa di interessante. Forse il problema non è davvero il tempo, forse il problema è lo sguardo. Viviamo in un'epoca in cui osserviamo continuamente la vita degli altri, non solo sui social, ovunque, storie raccontate, successi condivisi, percorsi messi in mostra. Ogni giorno entriamo in contatto con centinaia di vite che non conosciamo davvero, vite che però vediamo solo attraverso piccoli frammenti. Ma la nostra mente non è fatta per confrontarsi con centinaia di percorsi diversi nello stesso momento. Per molto tempo gli esseri umani hanno vissuto in comunità piccole. Confrontarsi significava guardare poche persone, pochi percorsi e poche possibilità. Oggi invece la nostra mente osserva continuamente una quantità enorme di vite. E quando guardi troppe vite succede qualcosa di molto semplice. La tua inizia a sembrarti sempre incompleta. Non perché lo sia davvero, ma perché stai guardando troppe direzioni allo stesso momento. Forse la sensazione di essere in ritardo nasce anche da qui, dal fatto che osserviamo così spesso la vita degli altri da perdere il contatto con il ritmo naturale della nostra. Ogni vita ha un tempo diverso, ovviamente. Alcune cose accadono presto, altre arrivano più tardi, alcune non arrivano affatto e fanno spazio a qualcosa che non avevamo previsto. Ma tutto questo diventa difficile da vedere quando il nostro sguardo è costantemente rivolto all'esterno. Forse la vera domanda non è se siamo in ritardo. Forse la vera domanda è quanto tempo passiamo a osservare la nostra vita senza confrontarla con quella di qualcun altro. Perché quando smetti, anche solo per un momento, di guardare continuamente altrove, succede qualcosa di curioso. La tua vita torna ad avere un ritmo. Non il ritmo delle aspettative, non il ritmo del confronto, ma il ritmo silenzioso delle cose che accadono quando non stai cercando di dimostrare nulla. E forse è proprio lì che smette di esistere quella strana sensazione di essere sempre in ritardo. Perché alla fine la vita non è una gara che qualcuno ha iniziato prima di te, è qualcosa che accade solo nel momento in cui torni a guardarla da vicino. Se questo tipo di riflessioni risuona anche con quello che stai vivendo tu adesso, prova a iscriverti al canale. Qui proviamo semplicemente a rallentare insieme e a osservare con più attenzione ciò che accade dentro la vita di tutti i giorni. Grazie.